Il Lazio è un territorio ricco di tradizioni enogastronomiche che continuano ad essere tramandate di generazione in generazione. L'esperienza e la passione degli antichi produttori arriva oggi al giovane imprenditore che applica gli strumenti e le conoscenze del suo tempo per il miglioramento perpetuo del prodotto. Ci addentriamo nel territorio romano dove risiedono le tradizioni più conosciute, oltre ovviamente tutti quei prodotti tipici d'eccellenza provenienti dall'intera regione. Un territorio questo che vanta la realizzazione di prodotti ricercati in tutta Italia e in tutto il mondo. Dalle grandi produzioni agricole destinate ai mercati locali alle eccellenze certificate DOP e IGP. La carne, i formaggi, gli ortaggi, per poi arrivare alle grandi produzioni di olio extravergine d'oliva DOP e, infine, tutte le varietà enologiche caratteristiche di questo territorio. Vini DOP e IGP frutto di una storia, di una cultura millenaria. La coltivazione dell'olivo e della vite hanno infatti origini molto antiche, già decantate negli scritti dei nostri più antichi esperti Catone, Orazio e Columella. Già più di 2000 anni fa il vino laziale rappresentava un vero e proprio tesoro, da custodire e su cui investire tempo, lavoro e finanze. Un percorso ricco di innovazioni, cambiamenti, studi e ricerche che danno poi origine a mercati sempre più esigenti, come quello di oggi, attento alla provenienza dei prodotti, alla ecosostenibilità dei processi produttivi ed ovviamente alla qualità giudicata da palati molto raffinati. Qual è il vino del futuro? E allora la risposta che qualcuno si aspetta, che è la domanda a volte che fanno gli imprenditori, che ti chiedono ma che cosa piantiamo, bianco, rosso, frascati, GT, IGP? Io mi sento di dire che una è la risposta e è il vino di territorio, cioè il vino che nel futuro potrà sempre affermarsi, sarà quello legato a un territorio, che è l'unica cosa irriproducibile. Abbiamo invertito la rotta, almeno da 10-15 anni a questa parte, quelle piccole aziende che credono nel territorio e che vivono di viticoltura stanno facendo un lavoro enorme di recupero assoluto del territorio, delle varietà. E ahimè siamo da soli testando quali saranno le varietà che potranno esprimere valenze enologiche che possano poi emozionare il consumatore e dare l'immagine di un territorio in rinascita. Abbiamo altitudini intorno ai 500 metri, 600 metri, sicuramente possiamo esprimere grandi cose, ma dobbiamo sempre poi fare i conti con le nostre varietà che ci identificano. La cosa più importante, se vogliamo salvare questo territorio, è sicuramente fare il lavoro che stiamo già facendo, quindi recuperare i vitigni autoctoni. È una cosa bella incontrarci e parlare del Lazio perché significa che c'è attenzione e l'attenzione viene da una qualità che sta aumentando, questo è un dato di fatto. Prima i vini laziali su Roma, i ristoranti romani non si vendevano perché evidentemente la qualità non era all'altezza. Oggi i vini del Lazio sono presenti nelle carte dei ristoranti romani e non solo. Io parlo con colleghi toscani, friulani, eccetera, no? Quando gli racconto che noi raccogliamo l'uva a 45 gradi, loro dicono ma com'è possibile? Sì, noi abbiamo fatto delle prove, gli acidi diretti al irraggiamento con il termometro infrarossi fanno 50-52 gradi, ok? Quindi significa che bisogna fare i salti mortali per fare un prodotto fatto bene. Vi dico che i vini del Lazio sono in una escalation qualitativa incredibile. Si sta parlando anche di un rapporto qualità-prezzo oggettivamente molto vantaggioso, cosa che altre regioni non hanno.